Buongiorno e benvenuti nel mio canale Il Mondo dell'Uncinetto. Oggi vi spiego come realizzare i fiocchetti che ho applicato sulla copertina che ho pubblicato la volta precedente. Come potete vedere in mano ho il fiocchetto più piccolo, di questo ne ho realizzati due che ho applicato nella parte finale della coperta ed in seguito vi spiego come realizzare il fiocco più grande che ho applicato nella parte centrale. Adesso, prima di lasciarvi alla spiegazione e all'occorrente, vi invito ad iscrivervi gratuitamente al mio canale, lasciare un like se avete trovato questo tutorial utile e mi raccomando non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Ecco l'occorrente per realizzare i fiocchetti: del nastro di raso color panna dell'altezza di 4 cm. Del nastro di raso color fucsia dell'altezza di 2,5 cm, una forbice, un accendino, vi consiglio questo con la parte allungata per non rischiare di bruciarvi, ed infine un ago e del filo per cucire color bianco. Allora, prendo un bel po' di filo e lo inserisco all'interno di un ago. Alla fine realizzo 2-3 nodini in modo tale da bloccare poi il filo quando lo passo nel fiocchetto. Lo lascio un secondo da parte, prendo il nastro color panna, vado a bruciare la parte iniziale per evitare poi che in un secondo momento il nastro si sfilacci. Adesso piego il nastro nel seguente modo e lo piego mantenendo una misura di 7 cm circa, in questo modo. Adesso mantengo sempre premuta la parte centrale per evitare che il fiocchetto si sleghi e cosa faccio? Vado a misurare 2 cm dalla fine della parte centrale, in questo modo. Adesso misuro 2 cm anche nella parte di sotto e una volta realizzata la misura che mi serve tengo sempre bloccata la parte centrale e taglio un pezzo di filo in più. Adesso prima di continuare cosa faccio? Prendo l'accendino e vado a bruciare la parte che ho appena tagliato. Ok, adesso tengo sempre premuta la parte centrale, prendo il metro e vedo se ho realizzato tutto nel modo corretto per la misura che mi serve logicamente. Adesso cosa faccio? Prendo l'ago che ho lasciato da parte, prendo il nastro, misuro il fiocchetto più piccolo dentro proprio nel centro, nel mio caso a 3,5 cm. Inserisco l'ago da dietro e mi raccomando dovete prendere tutti gli strati di nastro. Adesso realizzo una piccola imbastitura, quindi una volta entro da davanti e una volta entro da dietro al fiocco, in questo modo. Cercate di andare il più dritto possibile in modo tale che poi il fiocco non venga difettoso. Ok, una volta arrivata alla fine del fiocco tiro il filo in questo modo e adesso cosa faccio? Tiro il filo in modo tale da arricciare il fiocchetto, lo sistemo bene e
giro il filo bianco intorno al fiocco diverse volte in modo tale da bloccarlo. Adesso sistemo bene il fiocco, lo giro alla parte finale e prendendo anche qualche stradino in più vado a dare qualche puntino per bloccare bene il tutto. Come potete vedere sto facendo anche qualche nodino, mi raccomando tirate bene il filo. Adesso taglio il filo, non fa niente se rimane questo filetto in più, tanto quando andrò a mettere il nastro fucsia non si vede niente. Allora, come potete vedere io ho già un altro fiocchetto pronto, adesso vi faccio vedere come realizzare questa parte fucsia. Quindi prendo il nastro fucsia, vado sempre a bruciare la parte iniziale. Adesso cerco di capire quanto nastro fucsia mi serve, vi consiglio sempre di tagliarne un pochino in più, non fa niente se avanza, lo accorciamo dopo. Il mio nastro è lungo all'incirca sui 30 cm, adesso lo piego a metà e lo divido in due parti più o meno identiche. Adesso, mantenendo il nastro piegato a metà, cosa faccio? Lo posiziono sul fiocco e in questo modo lo vado a legare. Tiro bene tutti e due i lati ed ecco qui. Ho bloccato il fiocco, adesso non mi resta altro che accorciare la parte finale del nastro fucsia e il mio fiocco è pronto. Allora, piego sempre a metà il nastro nel seguente modo. Prendo la forbice, premo bene con le dita e taglio il nastro fucsia. Ecco qui il risultato. Adesso ripeto lo stesso identico
procedimento per l'altro lato. Ok, adesso prendo l'accendino e brucio la parte appena tagliata. Sistemo bene il tutto ed il fiocco è terminato. Come potete vedere, i due fiocchi sono identici e spero di avervi spiegato bene come realizzarlo. Adesso metto da parte i due fiocchi e vi spiego come realizzare il fiocco più grande. Allora, prendo sempre il nastro color panna e con l'aiuto di un accendino brucio la parte iniziale. Adesso piego nel seguente modo il nastro. In questo caso non vi do una misura in quanto andrò a realizzare un soltanto fiocco e non mi interessa sapere quanto viene grande. Allora, piego la seconda parte e quando vado a piegare dall'altro lato lascio questo mezzo centimetro di distanza. Adesso vado a creare il terzo fiocco più grande e lascio sempre questo mezzo centimetro di distanza. Quindi mi raccomando, ogni volta che piegate il filo di raso lasciate questo mezzo centimetro di distanza, ok? Una volta realizzati i 3 fiocchi taglio il nastro. Mi raccomando, mantenete sempre la parte centrale bloccata con la mano e brucio il filo appena tagliato. Questo più o meno è l'effetto che dovete avere. Adesso vado a piegare formando una sorta di zig zag, quindi faccio avanti e indietro tutti i vari strati di nastro, proprio così. Mantengo bene la parte centrale, prendo un filo per cucire d'un ago e lo inserisco nella parte centrale prendendo tutti gli strati. Mi raccomando, non ne dovete saltare neanche uno. Tiro il filo che, come potete vedere, si blocca in quanto anche qui ho dato 2 o 3 nodini per bloccarlo e vado a girare intorno alla parte centrale del fiocco per alcune volte in modo tale da bloccarlo. Proprio come ho fatto con l'altro fiocco lo vado a modellare prima di continuare a stringerlo ed infine continuo a girare. Adesso nella parte posteriore del fiocco vado a dare qualche puntino in modo tale da bloccarlo definitivamente. Quindi faccio qualche nodino, prendo qualche strato in più e blocco il tutto. Adesso ho bloccato il fiocco ma non ho tagliato il filo, ho lasciato l'ago in sospeso. Sistemo bene il tutto. Come potete vedere, se lo piego a metà le due parti sono identiche. E cosa faccio? Prendo il nastro fucsia, piego il nastro a metà e lo taglio in questo modo.
Adesso piego a metà il nastro, lo ripiego a metà in questo modo, prendo l'ago lasciato in sospeso, lo inserisco nel nastro fucsia e tiro in modo tale da andarlo a cucire al fiocchetto bianco, in questo modo. Adesso passo con l'ago attraverso il nastro bianco e il nastro fucsia e vado a bloccare anche questo. Do sempre qualche puntino in questo modo e adesso posso tagliare il filo. Adesso piego a metà ogni lato fucsia e tenendo sempre ben stretta le due parti fucsia taglio e creo anche qui questa sorta di V. Ecco qui. Adesso prendo l'accendino e brucio la parte appena tagliata. Mi raccomando, fate attenzione alle mani. Ok, adesso non mi resta altro che terminare il fiocco. Quindi prendo il nastro fucsia, misuro più o meno quanto me ne serve e mi taglio il pezzetto. Adesso brucio sempre le estremità del nastro fucsia, lo piego a metà in questo modo prendo l'ago con sempre del filo bianco con 2 nodini finali per bloccarlo, posiziono il nastro fucsia sul fiocco in questo modo e vado a dare 2-3 puntini per cucire questa parte al fiocco, proprio come ho fatto per la parte bianca del nastro. Mi consiglio di usare un pezzo di filo un pochino più lungo di come ho fatto io, altrimenti diventa complicato bloccare il lavoro. Ok, una volta dati 2-3 punti, taglio il filo, elimino la parte in eccesso di fucsia, con l'aiuto dell'accendino brucio sempre questa parte e anche questo fiocco è terminato. Lo sistemo bene ed il fiocco è pronto. Allora, ho terminato di spiegarvi come realizzare i 2 fiocchi, spero che il video vi sia utile. Adesso vi saluto, mi raccomando, se non siete iscritti al mio canale fatelo e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati e mi raccomando, ci vediamo la prossima volta con un nuovo tutorial. Ciao ciao!